Pronto, come se stesse considerando il prossimo passo, Velázquez è al lavoro su un'enorme tela, di cui si vede solo la parte posteriore. Non sa ancora che quest'opera, in cui ci racconta di questo lavoro, diventerà poi uno dei capolavori più misteriosi della storia dell'arte. Io sono Clelia e oggi scopriamo Las Meninas di Diego Velázquez del 1656. Il video è diviso in varie sezioni, quindi se sei interessato ad una di queste nello specifico, ti consiglio di andare al menuto che ti interessa e trovi tutte le sezioni anche in descrizione. Ogni volta che ritorno al Prado di Madrid, alcune sono le tappe fisse della mia visita. Goya, di cui vi ho parlato in un altro video, è una di queste, ma Velázquez con quest'opera in particolare gli fa grande concorrenza. Siamo in una grande stanza che Velázquez usa come studio nel Palazzo dell'Alcázar di Madrid e le altre figure sono i membri della corte. La bambina dai capelli d'oro al centro è l'infanta principessa Margherita, all'età di 5 anni. Accanto a lei le due Smeninias, le damigelle d'onore, che danno il titolo al dipinto. Titolo inventato in pieno Ottocento e non prima. E infatti il dipinto era noto come La famiglia di Filippo IV. E lo stesso Filippo, con la sua seconda moglie, Marianna d'Austria, è visto riflesso nello specchio della parete di fondo. Il dipinto sembra una fotografia reale di un momento di vita quotidiana per il re, la regina e la principessa. Le figure sembrano catturate in un istante di tempo e vivono nella tela. Tuttavia il quadro per molti versi è misterioso e tantissimi studiosi e critici hanno fondato delle teorie di interpretazione dell'opera. Tutti sono alla ricerca di cosa stia succedendo esattamente nella scena e si chiedono quali sono le intenzioni di Velázquez. Due sono le teorie principali. Nella prima Velázquez è al lavoro su un ritratto del re e della regina riflessi nello specchio e la figlia con le sue due damigelle interrompe la scena entrando dalla porta in fondo alla stanza. Per la seconda invece, altrettanto plausibile secondo me, sono il re e la regina a visitare lo studio mentre la principessa è in posa per uno dei suoi numerosissimi ritratti. In effetti neanche la posa e l'atteggiamento dell'autoritratto di Velázquez ci aiutano ad interpretare l'opera. Potrebbe essersi fermato per riflettere sulla prossima pennellata o al contrario per accogliere il re Filippo IV. Fatemi sapere nei commenti quale delle due teorie vi sembra più convincente. Certamente si sa che il re, da amante dell'arte, si diverte a guardare Velázquez al lavoro, ma in entrambi i casi non si capisce come mai ci sia bisogno, per uno dei due ritratti, di una tela così grande che arriva a toccare fin per terra. Nel quadro Velázquez si rappresenta mentre dipinge sulla sinistra dell'opera e si descrive come un gentiluomo serio e ben vestito. Per lui la pittura non è solo un'attività commerciale, ma una vera ricerca intellettuale. E questo suo elevare la figura dell'artista nella società, insieme alla capacità di rappresentare alcuni dettagli con pennellate leggere, gli farà guadagnare una fama incredibile nel tempo e soprattutto anche fuori dalla Spagna. E in particolare l'ammirazione degli artisti impressionisti è, fra tutti, di Edouard Manet, che lo considera il pittore dei pittori. Proprio accanto a Velázquez un'altra figura diventa importante perché dà il titolo all'opera, la damigella d'onore. Inginocchiandosi di fronte alla giovane principessa, una delle due damigelle d'onore le offre un vassoio con una bevanda. Il suo profilo è affascinante e gli ornamenti argentati dei suoi capelli sono suggeriti da Velázquez con alcuni colpi davvero leggeri e incredibili del pennello. In contrasto con la delicata principessa e le damigelle d'onore, Velázquez dipinge sulla destra anche Maria Barbola, una delle damigelle ufficiali di corte della regina Marianna d'Austria. È conosciuta anche grazie alla biografia di Velázquez scritta da Palomino nel 1724 come la Ignana della Reina, quindi la nana della regina. La sua storia è abbastanza interessante, nasce in Austria e viene invitata alla corte di Spagna dalla regina stessa, però perde completamente il suo status quando sale al trono Filippo V nel 1700 e ormai anziana è costretta a tornare in Austria, lasciando la Spagna dopo più di 40 anni, da quando viene ritratta, in questo caso per Las Meninas di Velázquez. Sullo sfondo dell'opera un altro personaggio di corte viene ritratto sulla soglia della porta. Non si sa se sta entrando dalla porta o lasciando la scena per salire le scale e uscire dalla tela. Vediamo solo la sua silhouette, ma sappiamo di chi si tratta. È il ciambellano della regina e capo dei lavori suarazzi della corte. La storia racconta che potrebbe essere parente di Velázquez, ma non si sa molto se non il suo nome per intero, José Nieto Velázquez. Accanto a lui sulla parete di fondo ci sono due dipinti appesi. Sono poco illuminati, ma grazie alle ricerche dell'inventario delle opere del Palazzo dell'Alcázar è stato possibile identificarli. I soggetti sono tratti da storie mitologiche in cui i mortali si impegnano in concorsi artistici contro gli dei.
In entrambe le scene i mortali sono puniti per la loro presunzione. Forse Velázquez vuole quindi includerle come gesto di umiltà, forse sì o forse no, ma sappiamo in ogni caso che si impegna moltissimo nell'esaltare il valore dell'arte e la figura dell'artista a corte. Velázquez e la sua bottega realizzano molti ritratti individuali dei diversi membri della famiglia reale, in particolare di Filippo e di Marianna d'Austria. Per quanto si sa però Velázquez non ha mai dipinto il re e la regina insieme come una coppia, tranne in una sola immagine, lo specchio di quest'opera, e non è comunque chiaro se il re e la regina sono o meno i protagonisti della tela che Velázquez sta dipingendo. E per quanto geniale, Velázquez potrebbe aver preso l'idea da un altro artista. C'è infatti un grande precedente di questa tecnica dello specchio, il ritratto dei coniugi Arnolfini. Ma come fa Velázquez a conoscere un'opera di un artista belga realizzata più di 100 anni prima? La conosce benissimo, perché l'opera al tempo si trova proprio nel palazzo dell'Alcázar della corte di Spagna, dove Las Meninas è ambientata. Una lunga storia questa, dall'arrivo dei coniugi Arnolfini a Madrid dalla casa dell'ambasciatore spagnolo a inizio Cinquecento, che sicuramente vi racconterò presto. Fatto sta però che l'opera nel 1656 è proprio sotto il naso di Velázquez. Ma chi è in tutto questo il vero protagonista dell'opera? Di sicuro l'infanta Margherita al centro della composizione. La bambina potrebbe essere la protagonista anche dell'opera nell'opera sulla sinistra e di certo è abituata a vivere queste situazioni di corte e a trascorrere del tempo con Velázquez mentre la ritrae. Nata nel 1651 dal secondo matrimonio del re di Spagna Filippo IV con Marianna d'Austria, Margherita è la preferita dei figli di Filippo, il che non doveva essere semplicissimo, visto che il re ha 7 figli dalle 2 mogli ufficiali, le regine, e almeno altri 30 illegittimi. E Margherita è così amata fin da bambina che oltre ad essere protagonista al centro di quest'opera è anche riportata in numerosi altri dipinti di Velázquez. Ad esempio nell'opera L'infanta Margherita Teresa vestita di rosa, conservata a Vienna, un altro capolavoro che se potete dovete vedere con i vostri occhi per forza. È un ritratto in cui posa da sola, ma nonostante abbia solo 3 anni, la principessa è ferma nello spazio, come una piccola regina. Il grande tavolo azzurro alla sua sinistra diventa il suo punto d'appoggio, viene inquadrata tra linee oblique della tenda e del tavolo e avvolta in basso dal tappeto orientale con gli arabeschi. Anche il vestito è principesco, argentato con forti e intensi giochi di geometria in rosa e con una larga gonna che scende fino al pavimento per coprire il gradino sul quale Margherita è in piedi. Un trucco di prospettiva adottato in diverse occasioni e non solo da Velázquez. Il gradino sotto il tappeto infatti serve all'artista come pretesto per alzare la figura della bambina, ma soprattutto per dare enfasi al centro del quadro e dare alla principessa una postura decisa, quasi da regina appunto. Probabilmente questo ritratto è arrivato a Vienna per una ragione: inviare al futuro marito di Margherita un'immagine della bimba. Nel 1666, infatti, Margherita sposa l'imperatore del Sacro Romano Impero, lo zio Leopoldo I, e muore giovanissima, all'età di 21 anni, dopo aver avuto 4 figli. E sempre in tema di teorie, Las Meninas è stata interpretata come una sorta di manifesto personale di Velázquez, in cui vuole sottolineare l'importanza e la nobiltà della sua professione. Sebbene sia il più amato dei pittori di corte, infatti, Velázquez non ottiene facilmente ciò che più desidera: essere cavaliere della corona di Spagna. Alla corte di Spagna, dove le etichette e le regole vengono seguite rigorosamente, infatti, si pensa che gli artisti non siano allo stesso livello dei cavalieri nell'ordine sociale. Inizialmente la sua candidatura per diventare cavaliere viene respinta, ma Filippo, insistendo a lungo con il Papa Alessandro VII, ottiene il permesso di nominare l'artista cavaliere nel novembre del 1659, solo pochi mesi prima della sua morte. Ma il bello è che già nella nostra opera Las Meninas, completata nel 1656, Velázquez indossa la croce rossa dei cavalieri. La leggenda racconta che l'abbia aggiunta il re in persona, solo nel 1659, ma più probabilmente sembra che l'abbia fatto Velázquez o uno dei suoi assistenti. Del resto Velázquez nasce e cresce a Siviglia, nel sud della Spagna, ma trascorre gran parte della sua vita a Madrid, dove diventa il pittore preferito di Filippo IV a soli 24 anni e rimane il suo preferito per tutta la vita. E Filippo ammira così tanto Velázquez che gli dà vari incarichi di prestigio a corte, che ovviamente però gli tolgono tempo alla pittura. Nonostante questo, Velázquez crea una serie incredibile e indimenticabile di ritratti della corte spagnola, inclusi i membri della famiglia reale e l'aristocrazia, ma anche i nani e i buffoni che vengono tenuti a corte per intrattenere il re e la regina.
Velázquez inizia la sua carriera lavorando in uno stile davvero cupo e dimostrando un'attenzione fortissima per i dettagli. In generale ha sempre mantenuto quello che in arte viene chiamato un senso di naturalismo, che significa semplicemente che ha rappresentato persone e cose con un effetto molto realistico. Però il suo modo di rappresentare è cambiato moltissimo nel corso degli anni. Nel tempo infatti tende a sacrificare sempre di più i dettagli per ottenere un effetto complessivo. Nelle sue opere finali la pennellata è spesso molto libera, quindi non è troppo controllata e attenta a rendere la realtà, ad esempio nel dettaglio del vestito dell'infanta Margherita. Ma ciò che soprattutto rende quest'opera Las Meninas un capolavoro è il fatto che l'insieme dell'opera viene visto e compreso quando ci si allontana, non quando si sta attaccati alla tela. E questo è uno dei motivi per i quali ogni volta che ritorno a Madrid mi fermo davanti Las Meninas, come probabilmente hanno fatto anche grandi artisti come Manet in pieno Ottocento. Se sei arrivato fin qui, benvenuto nell'Arte Club, per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag ArteClub e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. Come la maggior parte delle opere di Velázquez, anche questa non è stata accessibile per molto tempo. Questi capolavori infatti vengono realizzati per il re e rimangono inaccessibili nel palazzo dell'Alcázar. Las Meninas rimane poco conosciuta fino a quando non viene aperto il Museo Nazionale della Pittura Spagnola, il Prado, nel 1819 e tra i suoi più grandi ammiratori c'è un famoso artista spagnolo, Pablo Picasso, che nel 1957 realizza una serie di 58 dipinti ispirati a Las Meninas. E questo ciclo di tentativi di Picasso è conservato in uno dei miei musei preferiti di Barcellona, il Museo Picasso, che vi consiglio di visitare come ho fatto io gratuitamente il giovedì pomeriggio dalle 6 alle 9:30, magari in estate quando uscendo dal museo c'è ancora quell'atmosfera calda di Barcellona e il sole sta tramontando. Ma Picasso non è l'unico grande artista del Novecento ad essere completamente catturato dall'opera di Velázquez. Infatti nel 1953 anche Francis Bacon realizza uno dei suoi più famosi lavori, Studio da ritratto di Innocenzo X, basandosi appunto sul ritratto di Innocenzo X realizzato da Velázquez durante il suo soggiorno a Roma del 1650. Velázquez infatti non rimane tutta la vita a Madrid, ha anche la possibilità di viaggiare e visita l'Italia 2 volte per lunghi periodi. La prima volta dal 1629 al 31 e poi dal 1648 al 51. E durante il suo secondo soggiorno dipinge il ritratto di Papa Innocenzo X che entra nella storia e diventa spunto per altri grandi artisti come Francis Bacon nel 1953. Un lavoro questo di Bacon che racconta tutta la sua ossessione per i grandi capolavori della storia dell'arte. Las Meninas rimane ancora oggi uno dei dipinti più misteriosi del mondo e se questo video in cui ne abbiamo scoperto un po' di più ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video sulle opere d'arte più interessanti della storia. Ti consiglio inoltre di dare un'occhiata al mio video sul 3 maggio 1808 di Goya oppure a quello sulle 20 opere che hanno fatto la storia degli ultimi 20 anni. Grazie e alla prossima!